Ebbene, abbiamo i primi 3 allievi che accedono al serale di Amici 25. Si tratta di Michele, Emiliano ed Alex, quindi 1 per la categoria canto e 2 per la categoria di ballo. Prima di addentrarmi nel discorso, vi ricordo, qualora avesse piacere, di iscrivervi al mio canale YouTube Daniele Forsinetti e di lasciare un like magari anche a questo video. Allora, partiamo dall'ultimo che ha avuto accesso al serale, ma che è stato il primo dei cantanti, ovvero Michele Ballo. Il percorso di Michele Ballo all'interno della scuola è stato molto tortuoso, un po' come quello che ha avuto nell'ultima puntata per riuscire a staccare il pass per accedere al serale, dato che si è dovuto esibire ben 3 volte, l'ultima col suo amato violoncello, che è uno strumento che almeno nella scuola di amici abbiamo visto suonare molto molto raramente, forse addirittura mai, almeno vado a memoria, non ricordo altri artisti, altri cantanti che si sono esibiti col violoncello. Poi se voi invece vi ricordate di qualcun altro mi potete correggere chiaramente, però il fatto è che lui con il violoncello si sente praticamente a casa, l'ha dimostrato ancora. Quel brano di Nesli è riuscito a stupire e a convincere anche Anna Pettinelli, che invece nelle 2 esibizioni precedenti gli aveva detto di no. Ad essere onesti, anche io penso che la prima esibizione non sia stata così impeccabile ed eccellente, e quindi che non meritasse l'accesso al serale, almeno per quanto riguarda la sola esibizione. Poi il percorso ovviamente che va giudicato, come diceva anche Alessandra Celentano, e su questo sono d'accordo con lei, inevitabilmente merita un riconoscimento, perché Michele, ricordiamocelo, è partito con delle difficoltà evidenti, addirittura sembrava essere ad un passo dall'addio dalla scuola di amici più volte. La prima volta per un contrasto, anzi per dei contrasti e delle diversità di vedute con la sua professoressa Lorella Cuccarini, perché lui non si sentiva valorizzato, non riusciva ad esprimere il suo potenziale e pensava che la colpa fosse anche della sua professoressa che non lo mettesse nelle condizioni appunto di rendere al meglio. Invece poi sono riusciti a trovare una quadra, ma nonostante questo Michele è finito più volte in sfida ed ha anche rischiato l'eliminazione, soprattutto quando a sfidarlo è arrivata Caterina, tant'è che Rudy Zerbi, accorgendosi comunque del rischio e soprattutto della grande performance fatta da Michele e dalla crescita avuta da Michele, ha deciso di annullare la sfida per prendere Caterina in squadra con sé e quindi evitare anche di perdere Caterina, ma anche di perdere Michele, perché Caterina eventualmente lui, penso, visto che il regolamento ogni volta cambia in base alle esigenze, avrebbe potuto anche eventualmente prenderla in squadra qualora avesse perso la sfida con Michele, penso, mentre Michele una volta persa la sfida sarebbe stato fuori e sarebbe andato a casa. Quindi dall'essere un bastone dell'eliminazione, Michele invece è passato ad essere il primo cantante ad accedere al serale, un qualcosa di clamoroso, ma neanche troppo, perché di queste storie ne abbiamo viste tante nel corso degli anni ad amici che con cantanti o ballerini che sono partiti in sordina, che hanno avuto tante difficoltà e che poi invece sono riusciti pian piano ad avere un percorso di crescita e addirittura a diventare comunque tra i migliori. Vedi l'ultima su tutti Sara Toscano, che nella sua edizione è partita in sordina, rischiava anche di non arrivare al serale e invece al serale ci è arrivata e l'ha anche vinto, ha vinto proprio l'edizione di quell'anno. Michele, pensare che possa vincere o meno adesso mi sembra abbastanza presto, perché questa crescita la dovrà confermare al serale. Il palco del serale non è il palco del pomeridiano e lui già ha dimostrato qualche difficoltà a gestire le emozioni nelle 2 esibizioni che avrebbero dovuto portarlo al serale, e soprattutto la prima l'ha un po' cannata, non l'ha fatta nel migliore dei modi, l'ultima invece è stata impeccabile secondo me, quindi credo che l'abbia meritato ampiamente. Però resta il fatto che bisognerà capire poi cosa potrà succedere. Bisogna anche considerare che adesso abbiamo uno slot in meno, i posti sono 12, ne rimangono 9, adesso arriverò anche a parlare del ballo, però prima mi concentro sui cantanti. Potrebbero essere quindi 2 per ogni professore, non è detto e non è scontato. Lorella Cuccarini aveva Michele, Angie e Lorenzo, con Michele che già andava al serale, inevitabilmente sembrerebbe scontato che uno tra Angie e Lorenzo Salvetti debba uscire e debba essere eliminato. Io non ci metterei la mano sul fuoco, perché potremmo avere diverse opzioni. La prima è quella che ho detto, cioè che uno dei due va a casa, quindi Lorella Cuccarini porta avanti Michele e uno tra Angelo e Lorenzo Salvetti. La seconda opzione potrebbe essere invece che non ci siano per forza di cose 6 cantanti e 6 ballerini, ma potrebbero essere anche 7 cantanti e 5 ballerini, per esempio, con un cantante in più per uno dei 3 professori. Non è detto che sia Lorella Cuccarini ad averlo, soprattutto perché Rudy Zerbi addirittura ne ha 4 attualmente di allievi, e quindi se c'è qualcuno che potrebbe magari mettere uno slot in più
nei cantanti per toglierlo, che ne so, ai ballerini, potrebbe essere proprio Rudy Zerbi. O l'ultima opzione è che i posti non saranno soltanto 12, ma che invece verranno aumentati quantomeno di 1 o 2 unità. Questa è una mia ipotesi, perché al momento ci dobbiamo attenere a quanto è stato detto da Maria De Filippi e dalla produzione, ovvero che i posti da assegnare sono 12. Però io faccio fatica ad escludere al momento dei cantanti, a decidere chi possa andare fuori, soprattutto nella squadra di Rudy Zerbi. Elena è appena uscita con un nuovo inedito e c'è anche Caterina. Ovviamente sono due cantanti diversi, hanno caratteristiche diverse e stili diversi, però d'altra parte poi abbiamo anche Plasma e Riccardo che sono completamente diversi tra loro. Quindi 4 generi completamente diversi, è difficile capire chi possa escludere Rudy Zerbi. Per chi ne ha 3, magari uno lo si può eliminare in qualche modo. Anna Pettinelli, per esempio, adesso la scelta potrebbe essere più semplice. Non lo so se ha preso Valentina anche perché potrebbe mandarla a casa, se ha intenzione di mandare a casa Opi, non lo so. Però è difficile capire quali potrebbero essere i movimenti e i meccanismi. Sicuramente qualcuno non ci arriva al serale, perché non possono arrivarci tutti. Però al momento i cantanti sono 10, se ne devi portare 6 vuol dire che ne devi eliminare 4. A me sembra veramente troppo eliminarne 4 addirittura. Quindi non so se effettivamente usciranno 4 e soprattutto nella squadra di Lorella Cuccarini, quello che sulla carta all'inizio sembrava essere l'anello debole è diventato il punto di forza, ovvero Michele, e io onestamente pensavo che ci sarebbero andati entrambi, Lorenzo Salvetti e Angie, al serale, e continuo a pensarlo, nonostante i posti siano soltanto 12. Poi vedremo. Per quanto riguarda il ballo, invece, Emiliano e Alex sono riusciti ad accedere al serale. Emiliano è stato il primo di tutta l'edizione. Onestamente, su Emiliano io ci avrei messo la mano sul fuoco, si è esibito sin dall'inizio benissimo, è stato sempre uno dei migliori, quasi impeccabile. La sua professoressa Alessandra Celentano l'ha gestito secondo me in maniera anche sapiente, criticandolo e bastonandolo, addirittura sospendendogli la maglia per un periodo, e credo che quello gli sia servito per crescere, perché i complimenti ok, vanno bene quando si è bravi e quando si fanno le cose giuste, ma le critiche fanno crescere ancora di più. Sembra banale, ma è proprio così, e quindi io credo che forse sia stato utilizzato un po' il pugno di ferro da parte di Alessandra Celentano con Emiliano, però avendo delle lacune che sono minori rispetto agli altri, ha dovuto per forza di cose cercare di appunto utilizzare il pugno di ferro ed essere un po' più dura anche per delle piccole sbavature, per spingerlo e spronarlo a fare di più e a migliorare, e a questo punto comunque è uno dei migliori ed è l'assoluto favorito per la vittoria nel ballo, quantomeno è favorito per la finale. Poi a decidere il vincitore, sappiamo tutti, sia di categoria sia dell'edizione, è il pubblico, e quindi ci rimetteremo al gusto del pubblico per quanto riguarda il vincitore dell'edizione, della categoria di canto e della categoria di ballo. Però Emiliano ad oggi io lo vedo come finalista, già lo vedevo prima al serale, lo vedevo come finalista e oggi lo vedo ancora di più come tale. Su Alex ho qualche dubbio in più, però Alex anche ha dimostrato di essere bravo, ha avuto delle difficoltà, non come Michele nel canto, ma ha avuto qualche difficoltà e ha avuto qualche inciampo nel corso del suo cammino ad Amici, soprattutto all'inizio, poi però è partito, si è liberato ed è andato alla grande, quindi per me comunque anche lui lo merita assolutamente il serale, anzi mi fa un po' specie che Emanuele Lo l'abbia fatto riesibire, si sia attaccato alle faccette che fa semplicemente per farlo riesibire e per creare un po' più di suspense, ma comunque sapevamo che Alex sarebbe andato al serale senza problemi ed è così. La scommessa sui ballerini probabilmente riguarda soprattutto i nuovi, e ne sono tanti, perché come avevo evidenziato anche qualche settimana fa in un video che avevo già fatto, praticamente la classe di ballo è stata completamente rivoluzionata. Sono rimasti Alessio, Emiliano e Alex, di coloro che avevano già iniziato il percorso all'interno della scuola, e adesso 2 di loro sono già andati al serale, manca Alessio che invece purtroppo per lui è stato indisponibile in queste settimane, non so cosa effettivamente abbia fatto, però sono abbastanza sicuro che salvo cataclismi che comunque non sono da escludere, soprattutto per quanto riguarda il ballo, visto anche cosa è successo l'anno scorso e cosa è successo negli anni precedenti, io credo che Alessio anche andrà al serale, quindi le idee sul ballo ce l'ho abbastanza chiare, la Celentano ne ha 3 e potrebbe eventualmente escluderne uno, anche Veronica Pivarini ne ha 3 e potrebbe escluderne uno, mentre per Emanuele Lo le scelte sono quasi obbligate, quindi se ne deve portare 2, già ce le ha tutte e 2, sono anche molto bravi a mio avviso, quindi ritengo che in quel caso Emanuele Lo possa tranquillamente portare sia Alessio sia Chiara al serale. Staremo a vedere cosa succederà, però intanto abbiamo i primi 3 nomi per il serale, che sono quelli di Michele, Emiliano e Alex. E attendiamo ovviamente che si formino le squadre al completo per un serale che ormai si fa sempre più vicino,
manca praticamente un mesetto all'inizio. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet. Ciao a tutti.